c'erano le condizioni adatte per fare secondo me un grande vino, anche perché Gabriele ha ereditato questa, gli eredi, insomma la sua famiglia hanno ereditato questa proprietà e c'ha almeno la parte alta, ci sono addirittura 60 anni, tutto a filare come si faceva una volta, di Malvasia puntinata. E lì non a caso nasce la nostra riserva che si chiama Vigneto La Torretta di Valle Marciana. La nostra riserva, abbiamo avuto la fortuna di trovare una carta storica nella biblioteca storica di Grottaferrata, nell'abbazia di Grottaferrata, e dove esisteva già questo toponimo sulla cartina con scritto La Torretta di Valle Marciana. Da lì abbiamo potuto registrare il toponimo e chiamare il vino col nome del vigneto. Cosa essenziale è che essendo vini molto vecchie producono poco ma di grande qualità, Noi di grande abbiamo spessore. esatto una resa per ettaro di circa 60-70 quintali a ettaro, un po' perché come diceva Luigi ovviamente le viti hanno qualche anno, quindi ovviamente non so giovani, sono state sfruttate, hanno lavorato, hanno prodotto nel corso degli ultimi 40-50 anni, e quindi questo è un motivo. E secondo, perché proprio noi intenzionalmente abbiamo voluto far sì che ogni ettaro producesse il minimo indispensabile per poterci dare quello che, ringraziando Dio, insomma, riusciamo a mettere in bottiglia. L'azienda De Santis produce 2 frascati di OCG, perché ovviamente crediamo proprio nel nostro territorio. In questo caso sono bianchi, affinamento soltanto in acciaio, e sono il 496 e l'Apelos. Il 496 possiamo anche un po' parlare delle nostre etichette. Il 496 in realtà è una data importantissima qui sul territorio, perché nel 496 a.C. fu combattuta la prima guerra tra i Latini e i Romani proprio all'interno di questo lago, dove oggi appunto nasce l'azienda, che è il famoso lago Regillo, dove si diedero di santa ragione, e i due praticamente cavalieri, i figli di Zeus e di Dioscuri, all'inizio dovettero aiutare i Latini, ma i Romani gli promisero il tempio di Castro Pulluce a Roma, e quindi ovviamente portarono i Romani alla battaglia. Perché abbiamo deciso anche di collegare un po' la storia? Perché i nostri vini, diciamo che quando vengono portati su un mercato o romano o anche mercato estero, è bello comunque dargli un collegamento storico, e anche un po' tutte le altre nostre etichette hanno un riferimento. Per esempio l'Amacos è sempre è un IGT Lazio, ma nasce sempre da 2 vitigni, Malvasia puntinata e Bombino bianco, ma in questo caso è un prodotto un po' più strutturato, un po' più anche longevo nel tempo, perché fa circa 1 anno di affinamento in botte grandi da 20 ettolitri. Questo è un progetto che nasce circa nel 2009, anche perché è vero che il Frascati è sempre stato conosciuto come un vino da bere nell'annata, ma questo non significa che non bisogna provare e sperimentare invece a lasciarlo anche un po' più in bottiglia. E devo dire che le nostre 4.000 bottiglie di Amacos ci stanno dando invece davvero grandi risultati.